Mi capita di vedere e leggere di piccole aziende che vogliono prevedere il loro fatturato, ossia un loro indicatore chiave di prestazione. Ho già ribadito più volte che nel migliore dei casi questa richiesta non ha senso, ma nel caso mediano questa richiesta può fare danni. In questo video vedrai indirettamente come si può capire la domanda in un contesto di organizzazioni politiche che hanno ovviamente un indicatore chiave di prestazione diverso, ossia i voti. Ho preso questo caso perché ovviamente è facile da analizzare in quanto i dati si trovano pubblicamente grazie alla trasparenza che non c'è da sempre. Lato azienda invece bisognerebbe comprare i dati perché di pubblico abbiamo solo il dato del fatturato se si tratta di una SRL o di una SPA. Ti spiego un po' di metodologia. Io ho preso i voti delle ultime elezioni politiche nel 2022 e questi dati vengono da Wikipedia, come leggi qua, e li ho appaiati con la spesa pubblicitaria su Facebook, o meglio Meta, della rispettiva organizzazione politica. Questi dati fortunatamente ce li dà in maniera, diciamo, già digerita pagella politica, ma essenzialmente li trovi su questo tesoro di dati che Meta mette a disposizione. Tra l'altro nella metodologia pagella politica ci spiega che alcune di queste pagine sono aggregazioni di pubblicità fatte con i profili di personalità e non del partito, e questa è un'informazione molto importante. Comunque, se noi facciamo, dopo questa semplice raccolta, una banalissima correlazione e la esplicitiamo in un grafico, vediamo che non vale, come si dice a certi corsi di economia, che la pubblicità è l'anima del mercato, perché qui non abbiamo una vera e propria correlazione lineare. E guardare questi punti ci fa capire qualcosa sulla domanda, in questo caso la volontà di voto per una certa organizzazione politica. Se noi al posto della correlazione utilizziamo un altro strumento delle statistiche descrittive, ci accorgiamo di una cosa. Essenzialmente qua ho creato un indicatore, si può chiamare anche così, del costo del voto, con un asterisco, perché ovviamente i voti non dipendono solo dalle pubblicità fatte su Meta, ovviamente. Però comunque, forzando questa ipotesi, vediamo che ci sono delle organizzazioni politiche che hanno un costo nella media, come ad esempio Fratelli d'Italia e Lega, alcuni che ce l'hanno più basso e altri che spendono di più. Ecco, questo di più può significare che la domanda è già satura. In altre parole, un costo maggiore rispetto alla media vuol dire che stai martellando inutilmente, e questo appunto lo vedi con un costo di acquisto più alto rispetto a quelli che sono i concorrenti. Al che qualcuno potrebbe dirmi, condivisibilmente, magari è un problema di comunicazione e quindi la domanda deriva anche dal come comunichi. Io mi ritrovo d'accordo, però un'osservazione del genere non può essere discussa da un canale come Staticalmo. Al massimo la puoi discutere con Luca Bonfante, che lui ha fatto pubblicità per campagne elettorali. Come vedi, costo voto è un asterisco anche perché su questo costo può incidere un'altra variabile offline, cioè il numero di sedi di ogni organizzazione politica. Se noi volessimo fare un modello, io mi ci gioco €1 perché sono certo che il numero di sedi ha un effetto positivo e quindi fa abbassare il costo del voto. Il problema è che trovare questo dato non è facile. Io l'ho trovato per il Partito Democratico perché Pagella Politica è venuta in soccorso di nuovo. Per il Movimento 5 Stelle hanno una pagina apposta del loro sito, e comunque se uno vuole utilizzare, diciamo, un metodo più artigianale e manuale, può andare su Maps di Google, cercare ad esempio PD e gli vengono fuori le sedi. C'è un problema, come vedi qua parla anche di circoli, e quindi c'è anche questo problema, se vogliamo, di
paragonare, magari si mischiano capri e cavoli. Comunque con Google questa cosa, volendo, si può trovare. Ci sarebbe poi il problema che non tutti si indicizzano su di Google e questo abbasserebbe la qualità del dato, ma comunque io penso che anche a livello di intuito, qui siamo appunto lato comunicazione e non statistica, le cose sono due: o si ha una presenza territoriale per attrarre voti o si ha una presenza digitale, e vale, penso, lo stesso anche per le aziende. O hai sedi fisiche, negozi o uffici dislocati, se ce n'è la necessità ovviamente, o hai una presenza digitale. Quindi, ad esempio, noi moderati, più spende in pubblicità, più possibilmente non ha ritorni in voti. Per alcune organizzazioni politiche, così come per alcune aziende, vale di più avere delle sedi fisiche e quindi una presenza fisica anziché quella digitale. Questo, secondo me, dà anche un'idea sulla previsione della domanda e di conseguenza del fatturato. Io in altri video l'ho già detto, ci sono dei colli di bottiglia che limitano l'utilizzo della previsione, ad esempio i macchinari. Se io ti prevedo 100 ma tu puoi produrre 50, quella previsione è inutile. Poi ci sono le considerazioni del caso, i costi delle sedi e quanto portano in termini di voti o comunque di fatturato, perché ricordiamoci che le sedi non costano zero, sia come affitto che come gestione delle utenze, e anche immagino che il commercialista gestisce più fatture di fornitura. Quindi un'altra considerazione può essere il costo dei voti o del fatturato proveniente da una presenza digitale contro il costo dei voti o del fatturato che proviene da una presenza fisica. Quindi non serve tanto un modello statistico, a meno che non sei una grande azienda, in quel caso ha senso fare previsione e domanda, ma ti serve banalmente un cruscotto dati. Non dico come questo, perché questi sono solo conteggi, ma un cruscotto dati che ti fa vedere come variano i costi in funzione del tempo e quindi ti dà un'idea se stai saturando il mercato o qualcun altro lo sta facendo per te, perché comunque il mercato cambia. Concludendo, come hai visto, questo video ha un taglio statistico, partendo dalla politica perché abbiamo dati pubblici, che ti dà un punto di riferimento, uno, tramite un indicatore riguardo lo stato della domanda di un qualcosa che offri, sia a livello di organizzazione che di azienda. Se ti interessa un servizio di monitoraggio statistico di questo tipo, mi puoi contattare innanzitutto per una chiamata gratuita dove discutiamo il caso, e puoi prenotare questa chiamata andando sulla pagina contatti di www.staticalmo.com e troverai il bottone, e poi nella chiamata vedremo se effettivamente ti serve una soluzione di tipo statistico, perché ripeto, in alcuni casi può trattarsi semplicemente, si fa per dire, di un problema di comunicazione, e la comunicazione non fa parte di Staticalmo. Spero che hai trovato questo video utile e ti saluto. Ciao!